Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi risponderemo a una domanda che spesso viene fatta, ovvero: ma suonare l'armonica è facile? Quante volte mi è stata fatta questa domanda? La risposta è sì. No, non è assolutamente facile, o perlomeno sì, è facile per alcune cose, quindi è molto facile suonarla un po' così come viene, non è per niente facile invece suonarla nella maniera corretta. Sfatiamo un po' questo mito che l'armonica è uno strumento facile da suonare, basta soffiarci dentro in qualche maniera, tanto qualcosa esce, c'ha le tonalità, insomma è uno strumento così un po' naif. No, l'armonica è uno strumento a 360 gradi, è uno strumento che occorre studiare per suonarlo bene. Questo mito da che cosa nasce? Nasce dal fatto che comunque, essendo uno strumento diatonico, avendo un'intonazione Richter delle ance, è un'intonazione diciamo un po' studiata per facilitare alcune cose, ad esempio la formazione degli accordi. Se noi andiamo a vedere come fare un accordo su un pianoforte o come fare un accordo su una chitarra, bisogna comunque avere già delle basi tecniche per andare a fare un accordo. Sull'armonica, semplicemente aspirando, soffiando magari sui primi fori, si vengono a formare in maniera automatica gli accordi. Quindi sotto questo punto di vista sì, è uno strumento facile, infatti magari anche le prime lezioni si insegna a fare chugging, si insegna comunque a sentire la sonorità dello strumento e vengono fuori subito degli accordi bellissimi con i loro giri. Ma dov'è che l'armonica diventa più difficoltosa? Diventa più difficoltosa laddove altri strumenti magari sono più facili. Ad esempio, pensa a suonare una singola nota su una chitarra o su un pianoforte. Basta che schiacci un tasto, anche sulla chitarra basta che schiacci la corda, il capotasto giusto, gli dai una plettrata e la nota esce. Sull'armonica cominciano le prime difficoltà. Perché? Perché dobbiamo andare ad isolare il singolo foro e quindi la prima difficoltà è proprio quella di andare ad avere una tecnica di puckering o di tone blocking che vada proprio a prendere il singolo foro. E questa cosa comincia a creare già dei problemi. Altra difficoltà sullo strumento, che magari altri strumenti non hanno, è proprio quello di ottenere un suono da subito bello. Perché parlo di questo? Perché se noi schiacciamo il tasto di un pianoforte, quello suona e suona sempre bene, è intonato. Se invece andiamo a suonare, ad esempio, un secondo foro con una pressione dell'aria sbagliata, un'impostazione delle labbra sbagliata, un colpo di lingua sbagliato, il suono che ne esce è un suono schifosissimo. Quindi su uno strumento a fiato così piccolino non ci facciamo trarre in inganno. È piccolo ma ha delle potenzialità gigantesche, soltanto che bisogna sfruttarle al massimo. Altra difficoltà che si incontra nel suonare un'armonica, ad esempio, è quella della formazione delle scale. Tutti gli strumenti sono difficili per alcuni versi e più facili per altri versi, ovviamente. Stiamo parlando però dell'armonica, quindi l'armonica, andare anche solamente a fare una scala maggiore sull'armonica comincia ad avere una difficoltà di medio livello, nel senso che comunque dobbiamo isolare il singolo foro, dobbiamo avere un bel suono, dobbiamo avere il colpo di lingua giusto e dobbiamo andare a capire dove si mettono le note sul nostro strumento. Quindi quello che magari è più semplice per altri strumenti, sull'armonica comincia ad avere un certo tipo di difficoltà. Comincia ad essere un po' difficoltoso. Perché? Perché dobbiamo isolare bene bene i singoli fori e all'inizio sarà questa roba qua. Capisci che cominciano un po' le difficoltà. Ovviamente non voglio spaventare nessuno, sto parlando semplicemente dello strumento e del percorso che bisogna andare ad avere per avere tutti i tasselli al posto giusto per suonarla al meglio. Un'altra difficoltà che si può incontrare e che si incontrerà sicuramente nello studio dell'armonica è andare a fare un bending. Chi di voi non mi può confermare questa cosa? Tutti all'inizio, quando ci si approccia con il bending,
apriti cielo, ci sono veramente 1000 problemi che escono. Su uno strumento come l'armonica, scendere di un semitono, quindi da una nota originale di un semitono, è molto più difficoltoso rispetto che farlo con un altro strumento. Se pensiamo a uno strumento anche a fiato, un sassofono, basta che cambio la chiave, un pianoforte, scendo di un tasto, vado sul tasto nero piuttosto che sul tasto bianco, su una chitarra mi muovo tranquillamente sulla tastiera, sul manico e non ho problemi. Mentre sull'armonica scendere di un semitono è abbastanza difficoltoso. Questa cosa crea subito problemi. Hai visto per caso qualcosa che si muove sul mio viso? No. Però ti assicuro che per fare un bending ci sono tante cose che dobbiamo padroneggiare. Il flusso dell'aria, la pressione dell'aria, la posizione arretrata della lingua, il pallonetto che deve fare l'aria, quindi l'inclinazione dell'aria, la giusta quantità, l'attacco del suono. Per avere solamente queste due note così belle bisogna studiare davvero molto e applicarsi tantissimo. Quindi, come vedi, per alcune cose sì, l'armonica è molto facile, per altre comincia ad avere i suoi problemi che sono tipici e tutti suoi, legati prettamente allo strumento. Senza entrare nel particolare sugli accordi, gli accordi di tredicesima, tutte quelle cose che sono un po' più avanzate, semplicemente andare a mescolare le tecniche anche semplicemente di Pooker e di tone blocking risulta comunque già un'altra difficoltà. Quindi in uno strumento così piccolino non facciamoci trarre in inganno, è piccolino, è simpatico, lo metti nel taschino, ma le sue potenzialità sono totalmente enormi quando andiamo a mescolare tutte le tecniche e andiamo a creare così un playing decisamente completo e vario. Altra cosa che ho notato sono allievi tutorialisti, nel senso che girano da tutorial a tutorial pensando di avere un piano di studio. La cosa non funziona così. Ok, ci sono i video di YouTube, aiutano tantissimo, ci danno il giusto stimolo, magari ci danno degli input, però il percorso di crescita proprio di studio non è completo, nel senso che comunque i video di YouTube sono un po' frazionati, saltando da canale a canale, sì, si parlano magari degli stessi argomenti, si hanno degli input sugli argomenti, ma non c'è un percorso ben definito e soprattutto non c'è nessuno che può correggere questi errori. Quindi si può studiare l'armonica da soli, da autodidatti? Sì, si può, però il rischio è sempre quello di imparare o male delle tecniche oppure in maniera frazionaria, quindi di avere sempre dei buchi qua e là anche a livello proprio basilare, tipo la respirazione, l'impostazione delle labbra. Sono degli errori che poi magari nel tempo si consolidano e ti portano ad avere dei limiti giganteschi. Il mio consiglio è quello, se sei interessato davvero a suonare questo strumento nella maniera più bella e completa possibile, il consiglio è quello di affidarti ad un maestro, che non sono solo io, ce ne sono tantissimi bravissimi di maestri in giro, quindi cerca proprio di affidarti a qualcuno che l'armonica già la conosce bene e che ti ispira fiducia e che ti possa dare comunque quel piano di crescita dalle basi fino a livelli alti. Anche se sei mediamente bravo, fidati che ripartire dalle basi, riguardarle e andare a fare un percorso di crescita dalle radici, quindi dalle radici della fonte del suono, ti aiuterà tantissimo a crescere con lo studio dello strumento. Quindi, amici miei, ricapitolando, l'armonica è semplice, sì, se la vogliamo suonare un po' così. Se dobbiamo essere invece in grado di fare cose magari che sentiamo in questi dischi bellissimi che ascoltiamo tutto il giorno, ecco lì bisogna impegnarsi, perché è uno strumento che merita tutto lo studio del mondo e che deve essere comunque preso come uno strumento vero e proprio. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni. Ti invito a fare un salto sulla Lucignolo Academy, Telegram, dove andremo a pubblicare nuovi contenuti, sondaggi, faremo qualche chiacchierata via messaggio, insomma un po' di materiale in più su Telegram. Se poi vuoi fare un salto sul mio sito, questo è il mio sito,
stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così informato via mail su tutto quello che accade nel magnifico mondo della 10 fuori. Se poi vorrai prendere una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!